Ciao, benvenuti su Minty Taro. È un nuovo episodio della serie Le 13 notti sante. Questo è il secondo episodio di questa serie che con dei piccoli video con i tarocchi interattivi vuole aiutare a entrare con più consapevolezza e più connessione col proprio inconscio e con i propri desideri, le proprie necessità nell'anno che si sta per aprire. Se volete avere più dettagli vi consiglio di vedere il primo video di questa serie e vi lascerò anche il link all'intera playlist. Dunque, oggi le carte risponderanno alla domanda: cosa devo imparare nell'anno che si sta per aprire. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima con il quarzo rosa, la seconda col quarzo citrino dorato e la terza con l'agata azzurra. Potete fermare il video, scegliere seguendo il vostro intuito e con calma la variante che preferite, che vi comunica di più, e poi scorrere il video fino al capitolo che la descrive. Dunque, iniziamo subito con la prima variante, quella del quarzo rosa, e vediamo le carte che sono uscite. Dunque, la prima è il 6 di denari e la seconda è il 5 di coppe. Dunque, dovete, voi che avete scelto la prima variante, sicuramente cercare un equilibrio tra ciò che date agli altri e ciò che vi viene dato con il 6 di denari, che è una carta di equilibrio, appunto, di bilanciamento fra dare e avere nelle relazioni interpersonali, soprattutto perché vedete che qui c'è un signore ricco che dà a due persone che chiedono la carità o comunque che sono nel bisogno. Quindi è una carta sicuramente di generosità, però appunto una generosità che deve essere bilanciata, ovvero c'è una bilancia qua che proprio come nella carta della giustizia indica proprio dare il giusto, dare ciò che richiama un'idea di equità, di giustizia, non più di ciò che è giusto, non più del necessario. Allo stesso tempo però abbiamo accanto il 5 di coppe che solitamente richiama l'idea della perdita o del senso di, sì, di perdita, vedete qui c'è un uomo che ha delle coppe rovesciate davanti a sé e le guarda con rammarico, appunto perché il liquido è stato rovesciato sul pavimento di fronte a sé, mentre accanto, dietro di sé, ha due coppe ancora piene, però neanche ci fa caso, neanche le guarda, il che vuol dire che è una persona focalizzata piuttosto su ciò che ha perduto, su ciò che non ha più, piuttosto che su ciò che invece ha ancora. E quindi quello che queste due carte vogliono comunicare è il vostro bisogno di imparare a trovare un equilibrio tra ciò che eh, avete e ciò che non avete, ovvero non focalizzarvi tanto sulle vostre mancanze,
su quello che avete perduto, su quello di cui sentite la mancanza, però focalizzarvi su quelle risorse che avete per poter appunto trovare un equilibrio interno. Un equilibrio però che io vedo molto di tipo materiale, ovvero evidentemente siete in una fase in cui non avete un equilibrio nel dosare le vostre risorse e quindi dovete imparare a bilanciare le vostre spese, i vostri averi e le vostre entrate. È soprattutto, secondo me, per come la vedo io, un equilibrio molto materiale e vi stanno dicendo le carte appunto che è importante che voi riusciate a bilanciare diciamo le vostre risorse materiali. Per alcuni di voi perché magari possono avere il desiderio di fare delle spese, avere anche la necessità a volte di fare delle spese, quindi devono imparare a gestire le proprie risorse, per altri magari perché si trovano a dover per carattere o per motivi diversi a dare molto alle persone che sono in bisogno, però appunto senza un equilibrio. Invece la bilancia in questa carta richiama proprio l'idea di trovare comunque un equilibrio nel dare, cioè dare e ricevere allo stesso tempo, anche in forme diverse, non necessariamente pecuniaria, però avere sempre un'energia indietro e appunto le carte consigliano di cercare questo equilibrio, di imparare a ottenerlo perché altrimenti rischiate di pentirvene, di sentire alla fine esaurite le vostre risorse. Questo è il messaggio del 5 di coppe. Quindi l'equilibrio è importante perché altrimenti vi sentirete esauriti dal punto di vista energetico, se non di risorse vere e proprie materiali. Quindi è questo il consiglio per il prossimo anno, di imparare a gestire ciò che date, trovare un equilibrio in quello che spendete, in quello che date agli altri, in modo da evitare di trovarvi con poche risorse per voi stessi. Bene, questo per quanto riguarda la prima variante. E adesso vediamo la seconda variante, quella del quarzo citrino dorato. Dunque, la prima carta è il 7 di denari e la seconda è la regina di denari. Dunque, cosa dovete imparare? Anche qui vedo che è proprio qualcosa che riguarda il rapporto con il denaro o il rapporto con le vostre risorse di tipo materiale. Perché si tratta di due carte di denari, quindi riguarda sicuramente la vostra sfera materiale, può essere la finanza, ma qualsiasi cosa che può anche riguardare la vostra quotidianità, ecco. Dovete imparare, secondo le carte, a aspettare, perché la carta del 7 di denari è la prima, è la carta diciamo che spicca in questo duo ed rappresenta appunto un coltivatore che aspetta pazientemente che la pianta che ha piantato dia i suoi frutti, che questi maturino per essere colti. Vedete, questi sono dei pentacoli che rappresentano i frutti della pianta. Voi siete rappresentati dall'energia della regina di denari, che è una energia solida, concreta, con i piedi per terra, ben radicata, ben bilanciata, che ha un'attenzione appunto sul lato materiale dell'esistenza,
anche per rendere la propria vita piena di benessere, ma anche quella di chi la circonda. Quindi un'attenzione al materiale non vuol dire una forma di materialismo, di egoismo, è semplicemente un'attenzione al benessere fisico e materiale dell'esistenza. E queste due carte insieme indicano appunto di avere cura di questa parte della vostra vita in questo nuovo anno, di curare con pazienza e con sforzo la parte diciamo più materiale, la parte finanziaria, a volte anche lavorativa, perché appunto con lavoro e con pazienza avrete dei frutti da raccogliere. Quindi dovrete imparare a avere cura di questa parte materiale della vostra esistenza, di avere anche pazienza, di aspettare, lavorando ovviamente nel frattempo, lavorando per ottenere i vostri risultati, però di aspettare fiduciosi che i risultati arriveranno. E quindi cosa dovete imparare? Imparare a pazientare, ad avere cura del lato più concreto, più finanziario della vostra vita. Evidentemente vi trovate in una fase in cui in realtà non date particolarmente importanza a questa parte o comunque non riuscite a gestirla. Invece quello che vi stanno dicendo i tarocchi è che invece dovete porre attenzione e soprattutto pazientare, fiduciosi, lavorando nel quotidiano per i vostri obiettivi, senza fretta, soprattutto come dice il 7 di denari, e in maniera concreta e pratica, come indica la regina di denari. Bene, questa è per quanto riguarda la seconda variante. Adesso vediamo la terza variante per chi ha scelto l'agata azzurra. Vediamo cosa devono imparare le persone che hanno scelto questa variante. E abbiamo come prima carta il 3 di spade e poi abbiamo il 6 di spade. Queste persone, voi che avete scelto la terza variante, avete un dolore. Le carte dicono che dovete imparare a lasciarvelo alle spalle, perché è così nel video che si dovrebbe vedere meglio, ecco. Come prima carta c'è il 3 di spade che indica proprio un dolore dovuto anche a evidentemente voi siete in un momento della vostra vita in cui riflettete molto, pensate molto a qualcosa che vi mette a disagio, a un dolore che rimane anche sotterraneo, però sempre costante, sempre lì. Invece nel nuovo anno dovete imparare a lasciarvelo alle spalle ed andare verso nuovi lidi, nuovi orizzonti. Vedete questa carta del 6 di spade. Vede una famigliola che abbandona delle acque inquiete per andare verso acque più tranquille e effettivamente alle spalle di questo personaggio che governa la barca abbiamo la carta del 3 di spade, che è una carta proprio di non solo di dolore emotivo ma anche di arrovellamento mentale. Vedete, ci sono 3 spade che colpiscono questo cuore, che vuol dire che la sofferenza è molto dovuta al fatto che con il pensiero state sempre a pensare, state sempre con la mente rivolta a questa ferita che avete dentro di voi. Invece nel prossimo anno le carte vi consigliano di proprio lasciar perdere, guardare al futuro, andare verso pensare ad andare verso orizzonti diversi, a prendervi una vacanza da questo dolore, perché al rovellarsi sopra di esso a poco serve, sempre secondo le carte. Quindi questa è la carta d'azione su cui bisogna riflettere, su cui bisogna
focalizzarsi, ovvero quella di un gruppo di persone che decide di abbandonare il caos e acque turbolente alle sue spalle per andare verso un futuro più roseo, più calmo, più tranquillo, più sereno. Bene, questo è tutto per oggi. Domani ci sarà un nuovo video. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!